io ho visualizzato la passerella con le modelle, con dei vestiti che avrei realizzato poi successivamente fatti di sete degli anni 70 patchwork meravigliosi che ancora oggi mi richiedono, e tutto, e le persone e i miei clienti seduti, io l'ho visualizzato. Alessia, sono proprio contento che ci siamo finalmente ritrovati, che era un po' di mesi che cercavamo di vederci. Ciao Andrea, Finalmente. buongiorno, veramente ti ho fatto un po' penare perché tra i tuoi impegni che sei fuori all'estero, io che sono sempre impegnata nei miei 1000 lavori, anche a me fa molto piacere in questo sabato mattina meraviglioso, stupendo. Siamo nella Maison Fortera, che è una mia creazione ed è anche un salotto dove oggi appunto Vediamo. faremo queste 4 chiacchiere. Senti, io ho una domanda di rito che faccio Certo. sempre, che è quella diciamo un po' introduttiva per dare il contesto a chi ci segue, chi vedrà la Assolutamente. puntata, ascolterà l'episodio. Certo. Chi è Alessia? Chi è Alessia Giacobino? Allora, Alessia Giacobino di oggi. Allora, innanzitutto sono nata a Rimini, in Romagna, che comunque è già un'area geografica dell'Italia molto particolare, dove comunque le persone sono molto autentiche, molto gioiose, molto creative, perché tantissime mode sono nate da lì, ecco, dalla Riviera Romagnola dove sono nata io. La mia famiglia è una famiglia particolarissima, molto numerosa. Mio nonno, un imprenditore degli anni 50 che visionario, diciamo, ha deciso di far vivere tutta la sua famiglia in una comunità tutti insieme, quindi capisci che 30 persone che vivono contemporaneamente insieme, ognuno di loro apporta qualcosa, quindi diciamo assorbi tantissime informazioni, molte più di una famiglia di 4 persone. Un po' un processo osmotico che si crea. Esattamente, quindi già comunque la mia famiglia è una famiglia di creativi, cioè mio padre comunque adorava la musica, suonava, dipingeva, mia madre ha una boutique di abbigliamento che poi vi racconterò, e mio nonno appunto un imprenditore particolarissimo che negli anni 50 dopo la guerra si è inventato dalla Francia, ha portato in Italia dei concetti di hospitality che erano all'avanguardia in quel momento, quindi tutto questo fermento. Poi nella casa avevo lo zio cowboy, cioè gli altri che erano tipo i motociclisti alla Los Angeles con la Harley Davidson, cioè quindi c'era tutto un miscuglio di informazioni che tu, cioè non potevi, almeno io, proprio col mio carattere curioso, non potevo non prendere spunti, non essere influenzata, quindi nel fermento totale creativo io sono nata in questa situazione, che per me è stata, diciamo, determinante. L'altra informazione importante è che la mia famiglia, essendo così aperta, mi ha lasciato molto libera, nessuno mi ha mai costretto a seguire, diciamo, i lavori che venivano offerti dalla famiglia, che erano numerosi, quindi non ho seguito le orme imprenditoriali loro, ma hanno lasciato fare quello che volevo. Questo è per me un grande plus. Penso insomma non è Sì. nemmeno una cosa scontata il fatto che Certo. no, perché Assolutamente. ci sono molte famiglie che già un po' Sì, certo, stradano padre i avvocato, percorsi. figlio avvocato, padre notaio, figlio notaio, padre come, esatto. Esattamente. Poi io mi sono iscritta al liceo artistico perché appunto avevo questa chiaramente fermento creativo che andava instradato, e successivamente ho studiato a Firenze architettura, mi sono laureata in architettura. L'architettura è, diciamo, un pilastro della mia esistenza, poi vi racconterò come si è, diciamo, evoluta nel corso degli anni. L'architettura, io ho iniziato appunto appena mi sono laureata, ho aperto uno studio di architettura, non sono andata a lavorare per altri, non volevo che nessuno mi dicesse come sempre quello che dovevo fare, e quindi ho avuto subito delle buonissime opportunità, e uno dei miei clienti mi ha poi aperto le porte nella moda, quindi a un certo punto, dopo qualche anno, io ho iniziato a lavorare, a creare una collezione senza averlo mai fatto, da zero, e attraverso la visibilità di questo cliente che aveva delle boutique importantissime in Romagna, tante boutique molto prestigiose, ho acquisito una certa visibilità, cioè tutti gli chiedevano ma chi è queste cose, io adoravo il vintage, customizzavo capi vintage militari per me stessa, e quindi ho creato inizialmente una collezione appunto
facendo questo molto esclusiva, dove modificavo i capi militari, l'ho esposta nelle sue boutique, mi hanno visto tutti, hanno cominciato a chiedere chi ero, ho preso coraggio, sono arrivata a Milano con una mia prima collezione nel 2000, 26 anni fa, e da lì è partita anche la mia carriera professionale e lavorativa, che è stata meravigliosa, costellata di esperienze trascendentali per me, perché sai, arrivavo da Rimini, nella provincetta, E sei arrivata e sono nella, arrivata nella così Milano. nella Milano, insomma, con un progetto bellissimo che mi ha dato poi un secondo progetto. Il mio primo brand si chiama Jean of Fui, poi ho creato Mr. e Mrs. Fur, parca vintage del Vietnam, customizzati con la pelliccia, che ho distribuito in tutto il mondo, ho aperto negozi e tutti i partner più importanti al mondo, e quindi è stata per me un'esperienza veramente fortissima e meravigliosa. Ecco, questo è un po'. Poi ho venduto i miei brand nel 2016 e da quel momento ho iniziato a tutta la mia esperienza, perché avendo avuto le mie aziende, io ho fatto di tutto dentro le mie aziende, quindi io conosco tutti gli aspetti. Tutta questa esperienza adesso l'ho messa a servizio di altri brand, quindi faccio consulente, ho aperto un ufficio di consulente, e dove appunto spazio dall'abbigliamento all'architettura al gioielli, cioè io tutto quello che è A creatività, 360 gradi. esatto, io creo, Letteralmente. esattamente. E quindi appunto ho un mio ufficio qui a Milano, dove mi occupo di sviluppo della creatività. Mi hai insomma dato parecchie informazioni in merito a tutte le cose che hai fatto. Ho una domanda. Sì. C'è stato un momento in cui hai capito effettivamente, nonostante insomma hai fatto nell'arco degli anni tante cose, sotto tanti punti di vista, tanti percorsi un po' anche insieme, no? Un qualcosa che magari hai sentito dentro, te stessa hai detto, ok, ho capito dove voglio andare, ho capito cosa voglio fare da grande. No, neanche oggi in realtà, perché Ok. io mi modifico continuamente. Questo penso che sia qualcosa di speciale, di meraviglioso, che io adoro di me stessa. Io non ho un programma, e pensa che io ho iniziato a lavorare a 13 anni perché mia madre aveva una boutique di abbigliamento. E quegli anni erano gli anni dei paninari, dove non so, la Moncler, la Best Company, Timberland, e io facevo la portinaia nei suoi negozi, perché ai tempi c'era talmente tanto momento di, diciamo, splendore economico, che la gente Convivialità. cioè non la dovevi spingere come adesso nei negozi, ma la dovevi far uscire per farne entrare. Io facevo la portinaia, cioè escono 3, entrano 3. Poi Ok. quando in momenti di tranquillità piegavo le maglie, mettevo a posto. Ok. I primi Ma passi. I primi passi, Effettivi. questo è stato il mio primo lavoro. Poi mia madre era molto giovane, perché tra me e lei ci sono solo 20 anni, quindi i miei genitori mi portavano a Parigi, quindi ero piccolissima, 10, 11, 12, 13, fino poi anche più avanti, a Parigi con loro, e non facevamo una vita da famiglia con la bambina di 13 anni. Io andavo in discoteca alle Bain Douche, che era il posto più top di Parigi, dove dentro c'erano modelle, il vero jet set di quel momento parigino. Io andavo con loro, perché non è come adesso che in discoteca non ci puoi entrare se non hai 16 anni. Lì entravi, mi ricordo la prima volta che sono andata, avevo 9 anni. E quindi ho respirato un'estetica, una bellezza, degli stimoli che io mi rendo conto che sono eccezionali. Cioè, se tu parli con chiunque, tutte le mie amiche mi dicono: ma chi ci andava a 13 anni alle Bain Douche? Capito? Nessuno. Cioè. E quindi, sai, sono state esperienze pazzesche, meravigliose, dove hanno nutrito tantissimo, proprio tanto la mia visione. Quindi lavoro da sempre. Poi ho iniziato, quando anche ho iniziato a studiare, io non volevo semplicemente essere la studente mantenuta dalla famiglia, quindi mi sono proprio veramente trovato un lavoro serio, fisso, non, diciamo, con la mia famiglia. Sono andata a fare la modella dei fitting, sai, quella che provi i vestiti e dice la giacca accorcia, le giromanica. Okay. E pensa alla coincidenza, cioè incredibile, uno dei miei primi lavori veramente remunerati è stato questo, quindi mi sono anche fatto un'esperienza che dopo ho portato sul mio lavoro. Incredibile come il destino si intreccia.
Quindi in realtà è tutto una mix, un minestrone, come dico io, fatto Che però di ha tanti... tanti io piccoli dettagli, sì, non mi tante sono piccole mai tirata cose. indietro niente, mai, assolutamente mai. Anzi, ho lavorato in fiera, i weekend facevo l'hostess, a un certo punto ho anche lavorato sotto casa mia a Firenze quando facevo l'università, facevo 3 lavori, i fitting, il weekend in fiera e facevo la barista 3 giorni a settimana in un bar sotto casa, ma solo perché mi piaceva l'atmosfera, cioè adoravo quel mood, mi ricordo mi avevano dato la salopette di jeans come divisa, mi intrigava. E quindi io proprio non mi sono mai tirata indietro e tutto questo mi permetteva di conoscere persone, di, non so come posso creare quel flusso, ecco. Ok. Io ho sempre seguito il flusso, cioè non c'è stato mai qualcosa che dicevo programmo, erano delle visioni che si creavano di mano in mano, che succedevano le cose giorno per giorno. Per esempio, quando ho anche fondato Giorno Fui, me lo ricordo benissimo, che i primi anni ho fondato il mio marco, ero molto felice perché l'avevo distribuito benissimo nelle boutique. Poi a un certo punto, all'improvviso, io ho detto, io voglio sfilare. Anch'io, Ok. ma ai tempi non è come adesso che il calendario della Camera della Moda Italiana è ricco di maison, ma anche di nuovi talenti. Ai tempi c'erano solo i grandi marchi, I Gucci, grandi brand. Prada, Versace, Valentino. Io me lo ricordo come se fosse adesso. Io ho visto la passerella con le modelle, la musica, me lo ricordo una canzone di Brigitte Bardot nella mia testa. Ok. Io ho visualizzato la passerella con le modelle, con dei vestiti che avrei realizzato poi successivamente fatti di sete degli anni 70 patchwork meravigliosi che ancora oggi mi richiedono. E tutto, e le persone, e i miei clienti seduti, io l'ho visualizzato. Mando la mail alla Camera Nazionale della Moda, tanto non mi rispondono neanche, figuriamo, E 10 invece, minuti! e No, invece, cioè subito, immediatamente mi arriva la risposta, va bene, vieni e facciamo un colloquio. Cioè, mi hanno fantastico. preso, non ci potevo credere, dico, Dio, adesso devo sfilare. Non sapevo neanche se avevo i soldi per organizzare una sfilata, cioè capisci? Quindi io non è che ho detto, ok, adesso posso permettermi di sfilare. No, io faccio sempre prima il passo prima che sembra un po' azzardato e poi le cose vengono dopo, ma anche oggi è così. Io faccio sempre un po' il passettino più lungo di quello che posso. Però, Azzardo. vedi, nel senso, questo è un qualcosa che ritrovo anche con altre interviste, altre Sì, chiacchierate che abbiamo fatto con imprenditori. Il fatto di essere, no, ambizioso, comunque buttarsi. Questo poi, nel senso, se anche un po' delle volte un'incoscienza, no? sì, che non è una vera incoscienza, È ma coraggio esatto, mischiato a esatto. visione, Fare mischiato a sensibilità, esatto, mischiato a... esattamente, magari cioè, intuito, ma nel non esatto, farsi troppi problemi e sì, delle volte solamente agire. Agire esatto. e Io che poi sì, porta effettivamente io faccio un delle risultato. litigate perché io, questo per me è essere spirituale. Spirituale per me non è essere religiosi, ma essere connessi vuol dire proprio sentire nella tua pancia, sentire l'istinto che ti guida. Io litigate perché molte persone che vedono da fuori, ah, la tua vita bella, la tua vita facile, la tua vita wow, la tua vita su, ma facile per te, ma facile che? Ma facile di che cosa? Che io mi ricordo che quando avevo 20 anni le mie amiche erano ancora là, mantenute dalla famiglia, studenti eterni fino a 30 anni a studiare, mantenuti dalle famiglie. Non lavoravano, andavano a ballare tutte le sere a destra e a sinistra, non che io non ci andassi, però io facevo 3 lavori, cioè Facevi 3, entrambe le che cose. anche se non erano, come posso dire, precisamente quello che poi sono andata a fare, però mi hanno dato anche quella forza di resistere, quella forza di andare avanti, quella forza di, come posso dire, di avere a che fare anche con situazioni diverse, situazioni che non sono sempre Non sono state facili, semplici, no. assolutamente. E questa, diciamo, resilienza è quello che mi ha dato tantissimo coraggio, come dicevi prima tu, un mix di intuito e tutto per andare avanti. Ma se tu non hai quella connessione, tu pensa che io sono andata a una cena, sai, adesso tutti spirituali, tutti guru, a una cena di persone molto in teoria colte e ho chiesto la domanda, ma qualcuno di voi sa cos'è la consapevolezza? Silenzio Questo di in tomba. teoria, infatti, ma già. Silenzio di tomba, cioè nessuno ha dato la definizione di consapevolezza, che è banalissima,
cioè conoscere te stesso. Se tu conosci quello che veramente vuoi, senti, le tue sensazioni, il tuo intuito, quello che io ti dico, sento nella pancia, vai, lo vedi e vai, segui quello, senza mettere il ragionamento, la mente, perché se tu contamini la tua visione con ma, non lo tieni perché sporchi quella strada che Quella, ti si apre davanti a te. quella Esattamente, tua, questo, diciamo, vocazione che hai esattamente, all'interno. esattamente, questo è quello che io penso e porto avanti da sempre. Visto che insomma abbiamo parlato un po' anche di valori, no, di ispirazioni e appunto noi parliamo di Made in Italy, c'è una definizione che tu hai di Made in Italy, un qualcosa che riesci a Guarda, visualizzare? io ti dico, per me, allora, il Made in Italy io l'ho sempre difeso, nel senso che tutti i miei progetti, tutti dal primo all'ultimo, sono sempre stati Made in Italy. E a costo anche di produrre meno, guadagnare meno, marginare meno, che fare le cose Insomma, in fare le cose in Italia, Italia tessuti non è super top, economico. costosissimi, cioè, tutto là, cioè Tutto anche sia l'ecosistema che c'è nell'abbigliamento dietro. che anche nell'architettura oggi, cioè guarda, l'altro giorno i miei clienti scioccati, oddio, perché cioè, ti vai da un falegname oggi è con un orafo, cioè i prezzi sono super alti, ma per forza, perché c'è la maestria, le ore di lavoro, la qualità, la dedizione, la creatività, perché guarda, io lo sperimento ogni giorno, cioè non è che tutto quello che io faccio o noi creativi facciamo è merito nostro, è merito di una commistione tra questa esperienza enorme. Io vado dalla modellista e gli dico: Maria, guarda, io lo vorrei fare così. No, Alessia, guarda, giriamo il tessuto così, facciamolo così, ripieghiamo così, teniamo. Stessa cosa, vado dall'artigiano, dal falegname. Io vorrei fare questa cosa qui di qua e di là, ma come possiamo realizzarla? Come riusciamo a sostenere l'anta con questo specchio, con quello? Cioè, è uguale, cioè gli artigiani mi danno, io do, loro danno e ci mischiamo insieme. Questo è il Made in Italy. E per Un po' uno tutto così. scambio, no? Certo, perché non è che tutto viene dal creativo, ci vuole poi anche la esperienza, anche nei gioielli. Io adesso sto lavorando per un brand che si chiama Garatti Garatti. Milano, che loro sono leader nei diamanti fancy e soprattutto green diamond, appunto diamanti verdi, dove noi realizziamo dei gioielli custom made per i nostri clienti, cioè sono gioielli unici, molto speciali, che non possono essere ripetuti, quindi sono proprio Un solamente unicum. un. Figurati che io arrivo col mio schizzetto, cioè, e i passaggi sono tantissimi perché ho un mio collega che anche lui disegna, però fa la parte tecnica, quindi lo rende magari col render realizzabile. Ieri avevo disegnato un diamante era gigantesco perché a me mi piaceva in quella collana, così poi sono arrivata a lui e fa: "Sì, sai Alessia, questo diamante qui non esiste secondo me, cioè Lo 30 devo carati di inventare. green diamond", dice: "Mi sembra un po' grandino, ma a me piaceva grande così". No, rimpiccioliamo. Poi siamo andati dal maestro orafo perché devi renderlo morbido, cioè un collier non può fare male, sta addosso alla persona, quindi deve essere confortevole, deve avere una flessibilità, quindi tutte queste caratteristiche vengono unite e questo è il Made in Italy, cioè questa enorme esperienza, enorme cultura che è influenzata da tutto, dalla nostra cultura, basta pensare alle nostre città meravigliose, le opere d'arte che abbiamo. Ogni giorno noi ci ispiriamo a questo, proprio ogni giorno. E questa è la bellezza del nostro paese. Visto che insomma mi hai fatto un po' un assist, mi hai parlato appunto di bellezza anche di posti, perché comunque il Made in Italy, l'Italia non è solamente no, la manifattura, ma siamo riconosciuti come un posto speciale proprio per tutte le sfumature che ci sono, no, dell'Italia, Il dai cibo, paesaggi, dal esatto. cibo all'architettura, la cultura, l'heritage che abbiamo. C'è un qualcosa che tu, visto che insomma lavori in Italia, viaggi anche tanto, Sì. c'è un valore che tu riconosci nel quotidiano che ti ispira, ti dà
quella un po' quella benzina, no? Per animarti, per alimentarti, che sia magari, non so, le relazioni che tu hai con le persone, dei valori a cui fai sempre riferimento, dei magari viaggi che tu fai in particolare che ti servono per animare un po', alimentare Certo. appunto il tuo lato creativo. Ci sono 2 cose fondamentali, che sono il mio nutrimento. Una, la curiosità in tutto, cioè facciamo un esempio: vado in Grecia, sono in vacanza in Grecia, io poi mi stufo, odio stare lì al sole, al mare, Solo... quindi dico: "Io vado a fare un girettino". Faccio il girettino, vedo questa casa stupenda, tutta casettina bianca, tutta di rocca, son lì che la guardo, mi apre la porticina un vecchietto ma vecchietto, vecchietto, tipo avrà avuto, non so, 90 anni. Butto l'occhio dentro, vedo la casa senza pavimento, c'è proprio una casa semplicissima, in pieno centro del paesello. Allora io sono lì e lui mi invita a bere il caffè da lui e quindi entro. Era il custode della biblioteca, chiamiamola comunale, dell'isolettina greca, di questa biblioteca. Quindi tu immaginati che quante storie di vita questo qua che sta lì da sempre sono passate. Quindi io mi Come un sono po' i marinai, no? Nei porti. Esatto, mi sono seduta con lui e io me lo ricorderò finché muoio, perché a un certo punto mi ha fatto quel caffè particolare che tipo turco, che perché sai comunque lì sei Hanno delle vicino. Esatto, influenze. m'ha fatto sto caffè meraviglioso, non vi dico la tazza che penso ci avevano bevuto tutti i turisti possibili, ma mai lavata, ma tu te ne freghi perché dici: "Cavolo, è talmente Talmente meraviglioso". Ma un'esperienza. sì, e ho chiacchierato con lui tutto il pomeriggio, poi m'ha visto che avevo gli anelli, m'ha tirato fuori i suoi anelli, cioè quello per me è tutto, capisci? Cioè, e poi quindi le persone, Le la persone. curiosità, le relazioni, i contatti, ma stessa cosa mi è capitata anche in Uruguay. Cioè, e stavo girando in un posto sperdutissimo, in un paese che sembrava un misto tra Cuba e il Far West, 80 abitanti, sperduto nel mezzo dell'Uruguay. Anche lì, sempre la casa, le case. Io ero davanti a questa casa magnifica, stupenda, bellissima, che guardavo, facevo le mie fotine, apre la porta questo ragazzo, uguale, stessa scena della Grecia, questo che invece, non mi ricordo, nord europeo, belga, non so che ha comprato una casa in sto posto assurdo, sperduto, non si sa il motivo, tutto diroccato, e mi ha invitato dentro, ma veramente una cosa da film, cioè la casa quindi, quella cultura del Sud America, mischiata alla sua cultura nord europea, le tazze della nonna inglese dove ha versato il Fantastico. tè, chiacchiera, chiacchiera, su, giù, poi lui mi ha portato da un altro, mi ha detto: "Ma sai che in questo paese diroccato, sperduto, di 80 persone, tutto che sembrava il Far West veramente abbandonato, c'è un ristorante stellato". Io: "Stellato? Ma come? È impossibile". Ma dai, ma Wow. no. Certo, è impossibile prenotare 3 mesi di attesa. Quindi mi porta al ristorante stellato, che non vi dico, cioè io sono andata giù di testa perché era un'architettura, una roba, cioè in questa limonaia, la famiglia di hippie alternativi che gestivano erano metà francesi, metà argentini, con i bambini che ovviamente studiavano in casa perché abbandonati per terra in questo cortile, dentro c'era questi libri, ma uno charme, una cosa divina. Il ristorante è stellato, quindi chiacchiere, con loro ci passo tutto il pomeriggio, si fa sera, cioè è tutte storie di vita e nel frattempo io nutrivo la bellezza dell'architettura, degli interior, di questa commistione di culture, le loro storie, le storie dei loro nonni, le storie dei genitori, l'eredità, i figli che studiamo, cioè come fai? Capisci? È A tutto. non essere Cioè, affascinato, no, ammaliato perché da... io se non fossi così, che a quel pomeriggio ho detto: "Guardate, voi andate là al mare, che io sono stufa". Ho Andate preso a la prendere il macchina, sole. 4 ore di viaggio, mi avevano dato per dispersa da appunto dove eravamo, questo paese che si chiama José Ignacio, e io ho guidato in mezzo agli eucalipti, in questo deserto totale, in questa strada, eucalipti e mucche basse, sono arrivata al paesino sperduto dove ho conosciuto delle famiglie, delle persone e ho visto anche tante cose che hanno, diciamo, chiaramente Un'anima. per forza arricchito il mio immaginario, per forza, come fai? È tutto anche la mia anima, certo. E questo penso che sia il valore che mi sono sempre portata dentro, di essere aperta, accogliente, curiosa. Hai veramente quasi vissuto tante vite in una soltanto, tanti percorsi. Hai fatto Sì, talmente tante tanti, cose, ecco, sì. insomma, come ci hai anche raccontato.
c'è tra qualche anno un modo in cui volessi che le persone ti ricordassero? Questa cosa si è attuata perché comunque cioè le persone che io ho avuto al mio fianco nel mio passato, non so se casualmente, io credo che non sia casualmente, hanno fatto delle carriere eccezionali. Uno dei miei assistenti è stato molti anni con me, non so neanche quanti, tantissimi, e ha creato un suo brand che è un brand attualmente di fama internazionale, che è stato poi anche venduto a fondi, quindi stiamo parlando di un grandissimo business. Bella E realtà. siamo partiti da zero, cioè nel senso lui proprio lavorava in un'azienda piccolissima di fianco alla mia, io ero incinta, stavo per partorire 10 giorni, la mia assistente si era licenziata e lui è venuto a bussarmi la sera col curriculum che io pensavo volessero rapirmi perché ero sperduta nella campagna della mia azienda, vedi questo che ti bussa, dico la volta che mi uccidono, e invece no, è stata una bellissima esperienza insieme e lui ha fondato una sua azienda. Penso di avere trasmesso questo coraggio che vi dicevo, questo Seguire l'intuito. segui la tua strada, non farti contaminare dalla paura, non farti contaminare dai retaggi culturali, il genitore che ti dice ma no, ma sei matto, ma qua... No, fregatene di tutti, mariti, fidanzati, fratelli, sorelle, genitori, nessuno. Boom, io non ascolto nessuno, vado avanti, avanti, e questo è quello che ho sempre cercato di trasmettere alle persone che hanno lavorato con me. E è arrivato un altro assistente nuovo e anche lui è attualmente direttore creativo di una grandissima maison per cui ho lavorato, Tod's, per cui ho lavorato fino a pochi mesi fa, e potrei dirvene altri, cioè persino anche un'altra ragazza veramente che avevo accolto in azienda da me e lei si è fondata il suo brand di Sharp, cioè è sconvolgente, infatti a un certo punto mi prendevano in giro e mi dicevo potresti aprire una scuola, perché non so che cosa era successo tra di noi, però veramente io li ho accolti in questo modo, come veramente una famiglia. Questo è quello che io proprio ho trasmesso e trasmetto tuttora alle persone che mi stanno intorno, con cui io collaboro. Ecco, per me è il valore più importante è proprio quello di essere autentici a te stesso, essere autentico a quello che senti il valore per me è quello. Senti dentro. Che senti dentro, esatto, quello di cui parlavamo anche prima, cioè l'origine, il tuo nucleo, il tuo dentro, quello è fondamentale, che tu rimani autentico a quello. Ho un'altra domanda, in realtà, visto che insomma abbiamo parlato di quanto è importante un po' anche il lato umano, no? Perché comunque il lavoro è il lavoro delle persone, no? Quindi Certo. tu non sei sola, collabori con no, il tuo team, Clienti, le persone, certo. insomma, effettivamente che contribuiscono. Ti volevo chiedere, dal punto di vista delle relazioni umane, quanto sono importanti per te sia nella vita lavorativa sia nella vita personale? Allora, sono fondamentali perché l'empatia, sentire insieme, è tutto. Cioè, per esempio, l'empatia serve con la tua famiglia, con i tuoi figli, capire, cioè, basta pensare al percorso, no, di una famiglia, la crescita dei tuoi figli, riuscire a comprenderli nella loro evoluzione, no, quando ci sono quegli scontri, no? Se tu non hai quel senso lì, non riesci, cioè, poi dopo, no, ci sono allontanamenti e conflitti forti. Non riesci a L'empatia è mantenere. tutto. Esatto, io nel mio lavoro, per forza, tu pensa che quando io vado da un'azienda all'altra, che sono completamente diverse, dai, quella più piccolina, familiare, quindi le credenze della famiglia, del piccolo da gestione familiare, poi vado dalla TOS, milioni di persone, manager, eccetera, quindi l'elasticità, no, in cui devi avere, se non hai questo senso, non ce la puoi fare di adattamento, di sensibilità, di empatia, di entrare in connessione con le persone. Con l'interlocutore. E tant'è vero che, guarda, anche nel mio studio di architettura, che io ho chiamato interiorismo proprio per questo motivo, perché io mi voglio differenziare, perché è fondamentale per me, cioè che io non ho mai imposto, come posso dire, delle scelte e uniformo il mio senso dell'interior come posso dire, un dogma, cioè questo è il mio stile e tu te lo prendi. No, io ovvio che mi scelgono per la mia sensibilità, ho uno stile mio, ho una La tua mia personalità. personalità, però per me è fondamentale che quella casa è di quella persona, precisamente progettata,
per quella precisa persona con cui io spendo tempo, spendo dialoghi per capire, mi porto anche spesso, si va insieme, si cercano gli oggetti, cioè è fondamentale trovare quell'empatia, perché io non voglio che poi si ritrovino in uno spazio che è a loro Che non è il estraneo, loro. che non è il loro. Cioè la bravura, secondo me, proprio anche di un architetto, comunque nel mio caso, un mio valore su cui io proprio ho puntato, è proprio questo, essere sensibili verso chi poi utilizzerà lo spazio, un determinato oggetto. Poi spesso, non so, per dirti, la sensibilità, mi capita la cliente che mi dice, ah sai, ho il divano di mia mamma, magari l'architetto, no, che schifo, quello non mi piace. Io certe volte faccio un lavoro a ritroso. Dal divano creo il resto, perché io voglio rispettare, tramandare gli affetti, la storia, ci deve stare, anche la cosa che sembra sbagliata, a volte poi diventa giusta, proprio perché conserva dentro quei valori. Cioè non puoi essere a priori prevenuto e no, mi fa schifo, no, non va bene, no, non sta bene, invece sta bene. Anche questo spazio che ho progettato per Fortela, banalmente hai il tavolo degli anni 70, quello del 1800, questo anche, questi sono anni 60, sembrano cose che non c'entrano tra di loro, c'entrano, trovo, perché questo è stato un percorso di sedimentazione, questo spazio, ci ho messo tantissimi anni per concepirlo, perché tutte queste cose le ho raccolte piano piano e man mano si metteva insieme quest'idea. Trovano il loro senso proprio perché è una storia. E la storia è una storia, esatto, una storia di vita, una storia di cose che sono successe. Quella sedia prima era a casa mia, adesso qui. Ecco, cioè, è tutto ha un senso e per me è fondamentale che venga appunto rispettato questo. Un'ultima domanda Sì. per concludere questa bella chiacchierata. C'è un aneddoto, una lezione, magari un incontro, un qualcosa che ad oggi ti porti nel cuore e che anche magari ti ispira nel lavoro del quotidiano, lo riesci Sì. a diciamo, ritrovare e se lo vuoi condividere con noi per lasciarlo agli atti? Certo. Allora, allora, io sono una persona molto focosa, tanto vero che il mio soprannome è Passione. Io quindi sembro tutta precisina, sembro la manager organizzata, fatta tutta, ma in realtà sono molto ribelle. E quindi quando io vado dentro queste aziende molto strutturate, spesso mi scontro col management, mi scontro perché mi vogliono dare le regole, mi vogliono dire quello che devo fare, io lo detesto questa cosa qua. Per esempio, tanti anni fa, ricordo tantissimo, ne parlavo con la figlia qualche giorno fa, ho fatto una consulenza in un'azienda che si chiama Pinco, il proprietario di questa azienda era una persona come me, due proprio super strong, e mi ricordo che ci scontravamo continuamente. Poi a un certo punto ho capito che il segreto certe volte del successo e di anche far capire quello che vuoi è fare quel passo indietro. L'umiltà non è da vedere qualcosa, un valore negativo. Un Cioè fare un passo insuccesso. indietro, certe volte aspettare, capire un attimo di silenzio, fare quella pausa, Prendersi del tempo, prendersi del tempo per metabolizzare le cose, mi ha insegnato che poi mi fa fare 5 passi avanti. Ecco, prima io ero molto più focosa, molto più mi arrabbiavo, litigavo. agguerrita. Esatto, invece adesso, se tu poi parli in realtà con quelli che lavorano con me, dicono che sono una rompiscatole, dicono che sono sempre così, ma invece io mi sento che mi sono ammorbidita, in realtà. Adesso, ecco, per me essere un po' umili certe volte, ma umili non è che vuol dire che ti devi far mettere i piedi in testa, però prenderti quella piccola distanza che ti fa vedere le cose da Con un'altra una prospettiva diversa. prospettiva, esattamente, sì. Alessia, grazie mille per questa bella chiacchierata. No, È grazie a stato te un Andrea, piacere. anche a me piace un sacco perché mi dai sempre l'opportunità di raccontare magari cose che non è che mi capita spessissimo. Io adoro trasmettere appunto anche proprio per anche alle new generation, dare proprio il coraggio, la forza, quell'iniezione di vitamina che serve per affrontare, no, la vita, il lavoro. Mi piace tantissimo raccontare della mia storia, delle mie esperienze perché per me è stata tutto meraviglioso. Ecco, io sono felice, appagata e questa cosa mi piace, insomma, condividerla. Quindi io Fantastico. ti ringrazio. Grazie Alessia, mille, grazie grazie mille. a tutti. Abbiamo finito. Grazie.